In antiquariato, per convenzione, si definiscono antichi i mobili, le ceramiche, gli argenti, i peltri, oggetti preziosi da collezione, tappeti, arazzi, arte orientale e via dicendo, che siano stati realizzati da oltre 100 anni. Questo modo di pensare ha una sua logica. Infatti, se analizziamo la definizione e il significato del termine, la nostra mente va a un qualcosa di epoca remota, un qualcosa che se rapportato alla vita dell'uomo non abbia più la possibilità di averne testimoni viventi. Se consideriamo che la vita dell'uomo molto raramente supera i 100 anni, il conto torna. Si intende poi antico d'epoca il mobile o l'oggetto eseguito nel periodo storico nel quale si sono affermati gli elementi stilistici e strutturali che esso porta. Mi spiego meglio. Ad esempio, un mobile del Settecento riportante gli elementi stilistici nati ed affermatisi durante il periodo del Luigi XV in Francia sarà sicuramente definibile antico d'epoca. Per contro, altro manufatto, costruito nel periodo del neobarocco, venuto ad affermarsi in Europa a cavallo dei secoli XIX e XX, sarà certamente definibile antico, ma non sarà d'epoca. Si considerano autentici i mobili o gli oggetti antichi o antichi d'epoca, le cui parti sostituite non superino complessivamente il 40%. Parlando di mobili o oggetti di antiquariato, diventa inevitabile parlare di patina. Personalmente, e molti potranno non essere d'accordo, ho sempre voluto mantenere una distinzione tra la patina del materiale con cui è costruito un oggetto e l'insieme dell'oggetto stesso. Per essere più chiari, parlando di mobili, dovremo distinguere tra patina del mobile e patina del legno. Per patina del mobile dobbiamo intendere lo strato superficiale di polvere, cere, residui carboniosi di lanterne e candele formatosi nei secoli. Analogamente, i segni di usura e consunzione dovuti all'uso quotidiano sui cassetti e relative guide, sulle traverse in basso delle basi di un tavolo, su spigoli e così via in lunga elencazione. Tutti elementi che determinano il segno tangibile del tempo passato e che a volte rendono l'oggetto particolarmente interessante al collezionista. Al contrario, per patina del legno dovremo considerare il progressivo accentuarsi nel tempo del colore naturale del legno. Azione combinata di luce, aria, calore ambientale e umidità producono varie tonalità di grigio e bruno nel noce, nel rovere, nel castagno, aranciato-rossastro nel ciliegio e nel faggio, paglierino nel pioppo e in altri legni teneri. Inoltre, la grana, cioè i pori del legno, col passare dei secoli tendono sempre più a compattarsi, a restringersi, fino a raggiungere, soprattutto in ambienti asciutti, compattezze paragonabili a quelle ossee o marmoree. Questo fenomeno avviene limitatamente ai legni definiti duri, come noce, ciliegio, rovere. Per altri legni detti dolci, pioppo, abete, la progressiva diminuzione di umidità interna porterà alla perdita della compattezza iniziale, fino, anche se in tempi lunghissimi, ai limiti della polverizzazione. Analoghe considerazioni andranno fatte anche su oggetti costruiti con altri materiali. Si veda ad esempio l'ossidazione naturale del bronzo, che andrà concettualmente tenuta separata da eventuali altri tipi di deposito superficiale. Con ciò intendo affermare che la patina del materiale nello svolgimento di un corretto progetto di restauro andrà assolutamente tutelata, mentre la patina dell'oggetto sarà compito del restauratore, a seguito di valutazioni estetiche e storiche, decidere se tenere in tutto o in parte o sacrificare con una pulitura che però dovrà comunque essere attenta nel non compromettere l'aspetto che il materiale è venuto a acquisire per i fenomeni di invecchiamento.
Riprendiamo ora un concetto cui abbiamo già accennato poco fa, quando si è parlato di antico d'epoca, e che riguarda gli oggetti detti in stile o di riproduzione. A partire dai primi decenni dell'Ottocento e contemporaneamente alle produzioni definibili d'epoca, si assiste ad una riproposizione di tipo commerciale di tutti gli stili fino ad allora esistiti. Inizia in modo sempre più massiccio la produzione del cosiddetto mobile o oggetto in stile, che dura ancora ai nostri giorni. Si inizia dal neogotico, per passare al neo Luigi XVI, al neo-barocco, al neo-rinascimento e così via. Si realizzano forme fortemente ispirate ai vari periodi e in alcuni casi si arriva a proporre vere e proprie copie. Il falso, contrariamente al mobile che abbiamo definito in stile, sarà la riproduzione fraudolenta di un oggetto che viene creato appositamente per soddisfare il desiderio di possesso del collezionista, che lo crederà dunque autentico.